Liquid Network. Buongiorno ragazzi e bentornati. Oggi parliamo di un argomento che in questo periodo è tornato in voga a causa delle alte fees sul layer 1 di Bitcoin. Sto parlando di Liquid Network, una sidechain di Bitcoin creata dalla società Blockstream nel 2018 con lo scopo di velocizzare le transazioni e la possibilità di creare anche dei token. Ma che cos'è una sidechain? Prima di scoprirlo vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo. Grazie per questo piccolo gesto e ora andiamo avanti. Una sidechain è una blockchain parallela a Bitcoin che però ha una sorta di connessione con la blockchain principale. Per poter utilizzare la sidechain sarà necessario bloccare dei fondi sulla blockchain di Bitcoin e questi verranno riportati sull'altra chain con il loro token nativo, come per esempio LBTC per Liquid. Liquid Network è composta da una federazione di aziende, al momento sono 66 e sono distribuite geograficamente in diverse aree del mondo per poter garantire una sorta di varietà geopolitica e geografica. Poi ci sono anche i full node che verificano le transazioni e i nuovi ingressi nella chain e controllano anche che i funzionari della federazione non si comportino in maniera malevola. Chiunque, anche tu, puoi farti un full node Liquid. Quello che non puoi fare è fare parte della federazione, che al suo interno ha proprio una struttura, un board, o meglio 3 board, il membership board, l'oversight board e il technology board. Ogni board è composto da 5 membri della federazione che vengono scelti tramite una votazione annuale da parte dei membri stessi. Quindi, come potete notare, è proprio una struttura a sé stante che però è ancorata alla blockchain di Bitcoin. Per poter utilizzare questa sidechain, quindi, dovrò in sostanza effettuare una transazione Bitcoin ad un indirizzo specifico. L'ammontare di questa transazione verrà bloccato e verrà effettuato il peg-in, ovvero la creazione di LBTC, Liquid Bitcoin, pari all'ammontare che è stato bloccato. Per farla semplice, se io blocco un Bitcoin mi verrà restituito un Liquid Bitcoin e potrò iniziare ad usare questa sidechain. Se invece volessi fare il contrario, ovvero tornare su Bitcoin nativo, dovrò fare il procedimento inverso, ovvero il peg out. Dovrò quindi mandare i Liquid Bitcoin ad un indirizzo specifico e mi verranno sbloccati i Bitcoin. Questo non è l'unico modo per interfacciarsi con la rete Liquid, perché è possibile anche fare degli swap, ovvero scambiare Bitcoin per Liquid Bitcoin con chi già li possiede fondamentalmente. Esistono dei servizi che fanno proprio questo e facilitano il passaggio da una rete all'altra. Ok, ora che abbiamo capito come usarla, vediamo quali vantaggi e quali svantaggi può portare il suo utilizzo. Il primo che menzioniamo è quella della velocità delle transazioni. Liquid, avendo delle regole di consenso differenti da Bitcoin, mina un blocco ogni minuto. Di conseguenza è come se avessimo un per 10 di velocità rispetto alle transazioni su Bitcoin. Un altro aspetto sono le fees, le commissioni, che sono molto più basse rispetto a quelle su Bitcoin. Poi abbiamo anche un altro vantaggio, che sono le transazioni confidenziali. Sulla rete Liquid, infatti, le transazioni sono pubbliche, ma a differenza di Bitcoin non vengono per esempio mostrati gli importi e i saldi. Vengono mostrate solo le fees. Solo il mittente e il destinatario avranno pieno accesso a tutti i dati. Gli altri vedranno solamente gli indirizzi e le fees pagate. Questo offre maggior privacy e maggior confidenzialità. Poi abbiamo ancora una particolarità, più che un vantaggio, che è la possibilità di creare dei token alternativi sulla rete Liquid. Troverete per esempio USDT e quindi avrete la possibilità di detenere una stablecoin su una sidechain di Bitcoin. Bene, ora vediamo i punti critici. Tanto per cominciare, non capisco come mai Blockstream pubblicizzi Liquid come un layer 2, cosa che a mio parere non è, perché se lo paragoniamo a Lightning Network hanno delle caratteristiche ben diverse. Lightning si appoggia su Bitcoin, fa delle transazioni off-chain, ma le regole di consenso sono quelle di Bitcoin. Le fees sono pagate in Bitcoin e, cosa più importante, l'utente non perde mai la proprietà degli UTXO, perché di fatto opera con una transazione multifirma. Liquid invece è proprio un'altra blockchain che è agganciata a Bitcoin, ma ha un altro token. Le fees sono pagate nel suo token, ha una federazione che la gestisce e che la controlla e ha regole di consenso differenti, come per esempio la creazione dei blocchi ogni minuto.
In più la proprietà degli UTXO viene trasferita alla federazione attraverso la transazione Peg-in e in cambio vengono dati i liquid Bitcoin. Si può avere poi il pieno controllo dei liquid Bitcoin, però comunque va chiarito che non sono Bitcoin, ok? Quindi io la definirei più una sidechain. Magari ditemi il vostro parere qui sotto nei commenti, ecco. Denominazioni a parte, dobbiamo trattare il liquid un po' come se fosse Lightning, ovvero non lasciarci troppi fondi sopra sostanzialmente. Possiamo utilizzarlo per fare transazioni meno costose in momenti in cui le fees sono alte, ma non utilizzarlo per la detenzione a lungo termine, ecco, questo è il mio parere. A proposito di transazioni, un'altra differenza importante con Lightning è che su Liquid non abbiamo problemi di grandezza, di dimensioni della transazione. Voi potete inviare anche grosse quantità senza problemi, cosa che su Lightning invece diventa problematica. Liquid però è proprio un altro token, non è Bitcoin, ricordatevelo. Inoltre è gestito da una federazione, appunto, quindi avete sempre una terza parte di cui dovete fidarvi. Poi ovviamente ha una distribuzione che non è paragonabile a quella di Bitcoin, anche se comunque è ben distribuito, ma non è assolutamente paragonabile a quella di Bitcoin. Ovviamente per utilizzare questa rete dovrete avere dei wallet che la supportino, ok? Come per esempio Green Wallet oppure Aqua, il nuovo wallet uscito a gennaio di quest'anno che sta facendo parlare tanto perché sfrutta in maniera intensiva la rete Liquid, anche senza che voi lo sappiate, ecco. Sostanzialmente all'interno del wallet, nella sezione Spending Account, troverete la voce Layer 2 Bitcoin con sottoscritto Liquid e Lightning, ma di fatto Lightning praticamente non viene neanche utilizzato. Il wallet infatti si appoggia a Boltz Exchange, che farà da intermediario. Voi potete ricevere dei fondi da Lightning, ma l'invoice che generate non è vostra, ma di Boltz, che riceverà i Bitcoin su Lightning e li swapperà in Liquid Bitcoin e li invierà al vostro wallet. Al contrario, quando sarete voi ad inviare, manderete i liquid Bitcoin a Boltz che li swapperà in Bitcoin Lightning e pagherà l'invoice. Il funzionamento del wallet è piuttosto chiaro, te ne accorgi subito se hai già fatto delle transazioni e volendo può anche essere comprensibile, ma il marketing che è stato fatto per questo wallet invece secondo me è stato un po' fuorviante, ha omesso una serie di cose che forse era meglio esplicitare, ecco. Quindi, in definitiva, possiamo dire che Liquid può essere un'alternativa a Lightning per poter fare delle transazioni veloci e in momenti in cui le fees sono proibitive. Non è assolutamente da utilizzare come storage, a mio parere, perché è proprio un altro token, ok? Ma è uno strumento che è giusto sapere che esiste e che può essere sfruttato per determinate esigenze. Io, se devo dirvi la verità, ho ancora le mie riserve. Non ho un'opinione ben definita a riguardo. Di certo so che non voglio detenere dei liquid Bitcoin, ma ritengo che comunque questo può essere uno strumento utile in momenti specifici. Non lo vedo né come il male assoluto né come la soluzione a tutti i problemi. Questa era una panoramica sul suo funzionamento, se poi volete approfondire potete trovare più informazioni più specifiche sul sito ufficiale. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne sapete, se conoscevate già Liquid Network e che idee vi siete fatte. Io per oggi direi che ho finito. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e se volete offrirmi un caffè potete farlo sfruttando il QR code che compare durante il video oppure utilizzando il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!